E benvenuti in questo nuovo video dove parliamo di Precision Farming, uscita oggi, l'8 di maggio, probabilmente voi ascolterete questo video domani, su tutte le piattaforme PC, Mac e console, è disponibile sul Modab ufficiale. E ne parliamo qui in Farming Simulator MATLAB, il canale di YouTube dedicato all'algoritmi, a conti, alla matematica che sta dietro questo simulatore agricolo al quale vogliamo tanto bene. E proprio per questo, prima di cominciare a parlare della Precision Farming e vedere i suoi aspetti nel dettaglio, affrontiamo un altro piccolo tema che secondo me è collegato, ovvero il trailer, il diorama trailer che Giants ha fatto uscire ieri e l'altro ieri su Farming Simulator. In molti si sono chiesti che cosa voleva dire, che cosa voleva annunciare questo trailer. Io ho una mia idea, ma soprattutto al di là dell'idea che ho, che poi vale come quelle di tutti quegli altri, per me questo trailer è importante per raccontare cos'è per me Farming Simulator, e questo si collega a perché io pensi che la Precision Farming di cui parliamo oggi sia una delle cose più belle di questo gioco, insieme alle molte mappe, molti mezzi, insieme a tante altre cose, ma la Precision Farming è realmente una cosa importante. Per parlare di questo, dicevo, allora ci guardiamo il diorama trailer. Al solito abbiamo i capitoli in questo video, quindi se avete già visto il trailer potete saltare al capitolo dopo, se non vi interessa questa parte potete saltare la parte in cui cominciamo a parlare di Precision Farming. Insomma, fate un po' come volete in su e giù all'interno di questo video. Per chi invece rimane collegato qui, ci guardiamo insieme il trailer e vediamo se riesco a organizzare questo discorso a cui tengo. Allora, togliamo l'audio di gioco e la musica e partiamo con il diorama trailer di Giants. Luci, le loro camere sui binari, poi spengono tutto e vanno via. Cosa vuol dire questo trailer per me? Racconta che cos'è Farming Simulator. Farming Simulator è alla fine un diorama, come è il titolo appunto di questo trailer, cioè è un luogo dove noi ricostruiamo quello che ci piace, che ci fa sentire bene, che ci diverte, che ci fa passare del tempo, che ci fa anche staccare un po' dalla vita di tutti i giorni, e possiamo fare le nostre attività dentro i campi con i nostri trattori, con i nostri arati, con i nostri animali, con i nostri allevamenti, le nostre produzioni anche adesso negli ultimi farming. E questo perché è importante? Perché vissuto in questo modo, questo gioco ci fa stare tranquilli. Infatti un paradosso secondo me, ma questo è il mio modo di giocare, non è detto debba essere così per tutti, dover per forza correre, aver per forza mezzi grossi, aver per forza dei cheat per velocizzare, no? Perché non c'è tempo, perché bisogna fare le cose di corsa. Però in realtà il senso di questo gioco non è fare le cose di corsa, il senso di questo gioco è fare delle cose anche lentamente, volendo, e divertirsi mentre le facciamo. E qui arriviamo alla Precision Farming. Perché la Precision Farming per me è una cosa importante? Perché è un'aggiunta di ulteriori livelli di realismo all'interno di un gioco che ne ha già tanti, ma che potrebbe averne anche sempre di più. Pensiamo a quanto ci manca l'irrigazione dei campi, no? Che abbiamo anche un po' ritrovato con la Realistic Weather, però insomma ci manca un'integrazione fatta bene su questo. E quando verrà inserita quella, ma parliamo adesso della Precision Farming, ci troviamo ad avere degli elementi di concretezza, di realtà, che poterli usare all'interno del gioco rende tutto molto più immersivo, molto più realistico, no? È chiaro, lo vedremo anche adesso, con la Precision Farming non si moltiplicano i ricavi per due. Cioè se uno gioca a questo gioco perché vuole progressivamente accumulare milioni in modo da comprare tutti i terreni, in modo da poter avere mezzi sempre più grandi, è chiaro che con la Precision Farming non ottieni questo obiettivo. Possiamo migliorare i raccolti, abbiamo magari un pagamento migliore dei nostri raccolti, ma assolutamente, vedremo adesso fra poco i primi due conti che ho fatto, questo non si fa per fare soldi. Questo si fa perché è bello farlo, chiaramente deve essere bello se a uno piace. A me piace, per me è bello e lo faccio volentieri. Per chi non piace, il vantaggio è che Precision Farming è un DLC gratuito, che quindi si può scaricare, provare, e se non piace semplicemente non utilizzare, così come si possono non utilizzare eventuali feature che sono all'interno del mondo di gioco della Precision Farming 3, che è uscita per Farming Simulator 25. Allora, cominciamo a vedere di che cosa tratta la Precision Farming. La Precision Farming è una serie di script che si applicano ai terreni, che adesso vedremo, e una serie di mezzi e di attrezzi aggiuntivi che possono servirci a svolgere quel lavoro di precisione. Attrezzi reali che vengono anche finanziati e foraggiati dalle varie comunità europee, dai vari stati nazionali.
A proposito di questo, un primo elemento della precision farming sono i sussidi, se si gestisce la fertilizzazione del campo attraverso colture di transizione, come ad esempio il rafano oleifero. Vi faccio vedere. Allora, dovrei aver piantato un campo con rafano oleifero, probabilmente il 66, il 27. Andiamo a vedere. Scusate, però i menu al solito non sono al top. Dicevamo il 27, visita. Ecco, qui vedete c'è il rafano oleifero appassito. Come funziona? Noi bisogna piantare il rafano oleifero prima che arrivi l'inverno. Credo che l'ultimo mese per piantarlo sia ottobre. Vediamo. Sì, l'ultimo mese per piantarlo è ottobre. Quindi entro ottobre bisogna piantarlo sul campo a quel punto che ha avuto il suo raccolto, e prima di fare qualunque altra cosa si pianta il rafano oleifero con una macchina. Cosa succede? Se lo lasciamo lì fino a febbraio ci verrà riconosciuto un sussidio, ovvero ci verranno dati dei soldi. Questi soldi sono, se volete, ridicoli. Torniamo al discorso di prima, tutto questo non lo facciamo per i soldi, però vedete qua, se vado sulle finanze, vediamo se è rimasto. Purtroppo no, dovete andare sulla fiducia perché il mese di febbraio è già passato, però forse si vede anche dal campo, perché c'è un'altra cosa nuova nella precision farming che sono delle schermate aggiuntive. Vedete che c'è un menu nuovo, agricoltura e precisione. Quando siamo su questo menu clicchiamo su un campo, vedete che ci sono delle opzioni in più qua a video. Analisi economica, eccolo qua, lo vedete, questa è l'analisi economica del campo 27 dove ho piantato il rafano. Vedete che in basso c'è l'ultima voce sussidi, 194 euro. Cosa sono questi? Sono soldi che sono arrivati a febbraio. Perché sono arrivati? Perché avevamo il rafano oleifero piantato lì per tutto l'inverno, quindi da ottobre fino a febbraio. Adesso si può reinterrare volendo, si può anche lasciar lì e poi lo reinterreremo quando avvieremo le lavorazioni per la coltivazione di questo campo. Peraltro il rafano oleifero ci fa risparmiare fertilizzazione, quindi il vantaggio che abbiamo non è soltanto da questo sussidio, francamente minimo, dovrebbe essere 200 euro all'ettaro, però mi sa che è un po' meno perché questo è un campo da 1,30 ettari, quindi è un po' meno di 200 euro all'ettaro. Quindi diciamo i soldi non li facciamo con questo sussidio, però tra il risparmio e la fertilizzazione poi anche, se volete, la soddisfazione di aver fatto questa cosa e anche la soddisfazione di veder crescere, ne parleremo dopo, il punteggio del campo, che è un punteggio diciamo sulla qualità sostenibile di questo campo, che in questo caso è 62. Perché? Qui non abbiamo fatto niente, abbiamo semplicemente piantato il rafano oleifero. Questo era un campo incolto, l'abbiamo preso, l'abbiamo comprato e ci abbiamo messo sopra il rafano. Allora, questo è il primo punto, quindi prima novità, sussidi. Andiamo poi adesso a vedere un'altra novità che è il campionamento del terreno. Allora, torniamo indietro, torniamo al nostro campo 30, che però per entrarci devo togliere il menu. Eccolo qua, visita. Eccoci qua, questo è un campo, anche questo preso già raccolto, è un campo a frumento dove non c'è niente, non c'è aratura, non c'è calceviva, c'è già l'erbaccia che è cresciuta. Questo è un campo completamente incolto. Siamo a luglio, vogliamo attivare, magari avremmo dovuto farlo anche qualche mese prima, però intanto lo facciamo adesso. Vogliamo attivare le procedure per metterlo a coltivazione, no? E piantarci dell'altro frumento. La prima cosa da fare è la campionatura del suolo, ovvero capire tramite appunto una serie di campioni com'è composto il suolo di questo campo numero 30, no? Che peraltro sarà composto da diverse tipologie di suolo, perché il campo è una divisione che abbiamo fatto noi sul terreno, però poi la terra sottostante segue le sue regole, le sue dinamiche. Come si vede questa divisione? Si vede sempre dal menu dell'agricoltura di precisione, eccolo qua. Vedete che noi abbiamo 4 tipologie di terreno: sabbioso franco, franco sabbioso, franco e argilloso limoso, che hanno caratteristiche diverse soprattutto per quanto riguarda il pH, l'acidità del campo, che può essere corretta con la calce viva. Cosa facciamo noi? Noi raccogliamo dei campioni che vedete dove li abbiamo raccolti. Nei primi 3/4 di campo l'abbiamo già fatto, adesso lo faremo anche per l'ultimo quarto, che è così grigio perché è indefinito. Dove li abbiamo già raccolti vedete che ci sono dei colori diversi. Anche qua lo vedete dove ho già fatto questo campo 42. Vedete che è composto da 3 diverse tipologie di campo: argilloso limoso, franco sabbioso e franco. Queste sono quindi 3 zone del mio campo che hanno bisogno di una diversa quota di calce viva per raggiungere il pH ideale che poi mi serve per far crescere le colture.
Per far questo quindi devo dosare la mia calce viva in modo diverso a seconda della zona del campo in cui sono, ma questo lo vedremo fra un attimo. La prima cosa da fare è capire come è fatto questo campo. Ci sono due modi. Il primo modo è andare sul campo e acquistare le informazioni suolo. Vedete, qui ci dice che serviranno 4 campioni che costano 400 euro, dopodiché il fornitore che fa l'analisi ci chiederà 300 euro. E questo è un modo. Se adesso premo sì, con 700 euro mi scarico la mappa dei campioni del suolo del campo 30. L'altro modo, se avessi tanti campi o campi molto grandi, è farlo in manuale tramite questo attrezzo che si trova allo shop, che si può montare su un 3 punti qualunque anche di una macchina, e questo attrezzo lo facciamo così: accendiamo il motore, abbassiamo l'unità, vedete si abbassa, e possiamo prelevare il campione del suolo. Vedete che in basso a sinistra c'è un cerchio che mi fa vedere quale area del campo, o dei campi, perché poi, ripeto, qui noi monitoriamo la terra, non il campo fisico, quindi monitoreremo anche un pezzo del 29, un pezzo del 31 e un pezzo anche del campo superiore. Quindi questa è l'area in cui verrà fatto il monitoraggio. Io a questo punto posso prelevare il campione del suolo, vedete che lì in basso a sinistra lampeggia. Una volta finito di lampeggiare io posso inviare, vedete sempre il menu, l'F1, posso inviare i campioni del suolo per l'analisi. Mi spiega che verrà inviato, avrà un costo questa operazione. Adesso il campione è inviato e fra pochi minuti, secondi, vedete ci è costato 100 euro fare questo tipo di analisi. Vedete che abbiamo la ricostruzione anche sulla minimappa della tipologia del suolo, che possiamo poi anche vedere chiaramente nella... ecco qua, era disattivato. Questo funziona come le colture, si possono attivare le varie tipologie di terreno. Questo perché, poi lo vedremo anche più avanti, nella questione delle strategie che possiamo fare con la precision farming, noi possiamo anche andarci a cercare terreni per esempio argillosi limosi per un qualche motivo, in modo che facendo così li vediamo direttamente sulla mappa. Quindi dicevo, abbiamo in questo modo completato con quest'ultima operazione l'analisi del campo sul quale vogliamo lavorare, che è il campo 30, per capire come è composto, che è composto principalmente da sabbioso franco e da franco sabbioso. I campi variano in funzione del pH e in funzione del bisogno di calce. Il sabbioso è quello che ha più bisogno di calce perché ha il pH più basso. Il franco sabbioso è quello subito dopo, quindi questo campo sappiamo che avrà bisogno di molta calce, mentre invece avessimo avuto un campo argilloso limoso o franco avremmo avuto bisogno di meno calce perché il pH è già molto alto. Non c'è bisogno di preoccuparsi molto di queste cose perché abbiamo degli strumenti, grazie appunto alla precision farming, automatici, che sono in grado di riconoscere il terreno. Una volta fatta l'analisi, sono in grado di riconoscere il terreno sul quale si trovano ed erogare automaticamente la calce, il fertilizzante, l'erbicida, insomma adesso vedremo, richiesto. Adesso togliamo di torno, solleviamo l'unità e togliamo di torno la nostra macchinetta. Adesso cominciamo a lavorare nei campi facendo, vedete qui abbiamo fatto già una fila di mezzi pronti per le varie lavorazioni, tutti legati al precision farming, a parte il raccolto che quello è semplicemente il risultato di tutto. Allora, la prima cosa da fare, vedete adesso il terreno ci dà anche delle altre informazioni. Questo per esempio ci dice che il valore pH del terreno in realtà è buono, da 5,75 a 6.000. Anche l'azoto è buono, però dell'azoto ci preoccupiamo dopo quando andiamo a fare la fertilizzazione. Noi quindi dovremo fare un passaggio di calce viva che abbiamo già su questo campo caricato. Si può chiaramente usare l'aiutante e vedete in alto a sinistra che c'è un voce di menu nuove, per cui abbiamo il valore di menu tra pH 4,5 e pH 8,25. Adesso dice nessun valore rilevato perché siamo fuori dal campo, ma se entriamo nel campo vedete che si accorge che c'è una rilevazione perché noi adesso abbiamo la mappa, no, nel sistema del campo, e dobbiamo applicare una differenza di calce minima rispetto al valore attuale. Ci spostiamo nel campo perché abbiamo visto che il campo è composto da due diversi tipi di terreno, no? Vedete che qui sulla parte destra del campo l'applicazione di calce dovrà essere maggiore. Io posso, vedete nel menu adesso disattiva dosaggio automatico, posso anche fare a mano questa operazione o posso farlo fare col dosaggio automatico. Quindi dosaggio automatico grazie appunto ai mezzi modificati di Farming Simulator, e
l'operaio non dovrà fare altro che viaggiare nel campo. Adesso sistemiamo le capezzaglie, diciamo, vediamo se funziona, e mandiamola a calcificare. Adesso non so se vedremo mentre c'è l'operaio la variazione automatica della calce. No, non ce la fa vedere. Non ce la fa vedere nell'F1, comunque in realtà lo vediamo in basso a sinistra nella minimappa. Vedete come il terreno sta diventando progressivamente più scuro man mano che viene applicata la calce giusta. E andando fuori dal trattore, mentre l'operaio fa il suo lavoro, vedete che il valore di pH è buono. Adesso poi calcoleremo anche quanta calce ha consumato. Presumo ne consumi poca in questa fase. Allora, lasciamo lavorare. Io adesso chiaramente, per non farvi durare il video delle ore, mentre qui facciamo i lavori in tempo reale, in modo che facciamo anche i conteggi precisi, metto in pausa il video e ci rivediamo quando abbiamo finito di dare la calce. Eccoci, abbiamo finito di dare la calce. Sono andati via per ettaro circa 2000 litri di calce. In un altro campo ne erano andati via per ettaro 4000. Questo vuol dire che effettivamente, in funzione della tipologia di terreno, la calce che dobbiamo spargere è più o meno tanta, e quindi può esserci un risparmio oppure un costo. Questo, per esempio, può essere un modo anche di valutare le scelte in fase d'acquisto dei terreni, no? Come sono effettivamente composti. Ricordo, il terreno, a parte che nell'aiuto di Farming Simulator trovate tutto, però nelle varie scale di terreno il sabbioso è quello che ha più bisogno di calce e l'argilloso è quello che ne ha meno, però poi dipende anche dalla situazione preesistente del terreno, no? Allora adesso ci spostiamo a fare la seconda lavorazione. Togliamo di torno il trattore con la calce. Ecco, adesso qui useremo dei mezzi totalmente sproporzionati per la tipologia del lavoro che c'è da fare, però giusto anche per andare un po' veloci. Adesso il campo avrebbe bisogno di aratura. L'aratura, nell'assegnare il punteggio, a proposito, vediamo il punteggio è salito a 57. Prima era 53, tengo traccia anche di queste evoluzioni del punteggio. A cosa serve il punteggio? Lo vedremo dopo. Un punteggio di 100 ci dà un vantaggio, dice la teoria, del 15% sul pagamento del bene coltivato. Quindi se io dovrei ricevere 100 per vendere quei litri di raccolto che ho fatto, dovrei ricevere 115. Adesso poi vedremo, quando arriveremo in fondo a questo video, che facciamo i test in tempo reale, vediamo se sarà effettivamente così. Ho fatto una prova prima, non mi sembrava esattamente così, ma lo vedremo. Quindi dicevamo punteggio salito. Adesso andiamo a fare il secondo passaggio. Qui mi chiede l'aratura, però l'aratura è un fattore negativo, nel senso che lavorando così tanto e richiedendo così tanta benzina mi crea un punteggio più basso di valore di questo campo, e quindi poi complessivamente al valore della farm. Ecco perché. Allora, scusate, ho detto subito una cosa imprecisa. Vedete, io avevo fatto le prove su questo campo il 96 e mi aspettavo una resa di questo raccolto di 15% in più, ma non è così, perché io vengo pagato in funzione dei punteggi della mia fattoria. Io adesso ho un punteggio ambientale totale di 54, perché come vedete ho comprato un sacco di campi per fare le prove che hanno tutti un valore mediamente basso, intorno a 50. Cioè, questo abbiamo messo il Rafano a 62 e questo che abbiamo lavorato invece bene, che abbiamo portato a 96, 100 è il massimo. Questo vuol dire che io vengo pagato sulla base di 54, che è il mio punteggio ambientale della mia fattoria, non del campo, quindi per quello mi sbagliavo. Infatti ho guadagnato di più vendendo il raccolto di colza che ho raccolto dal campo 45, da questo qua, ma pochissimo di più, e questo perché ho un punteggio ambientale appena superiore alla media. Ok. Quindi dovrebbe funzionare, vediamo se questa cosa è confermata. Torniamo a noi, dicevo, l'aratura è un fattore che provoca un elemento negativo sul punteggio, perché ha
un alto consumo di benzina e un forte movimentazione di campo, quindi faremo un'arieggiatura con questo arieggiatore che toglie comunque lo stato di aratura richiesta, quindi ci elimina tutti i malus, ma non dovrebbe provocarci dei ulteriori peggioramenti sul punteggio. Anche qui lo facciamo fare all'operaio. Qui non ci sono automatismi particolari, questo è un normale arieggiatore che va sul campo e diciamo prepara alle fasi successive, visto che sarebbe necessaria l'aratura. Allora, lo mandiamo anche questo con l'operaio. Aspettiamo che parta, in modo che adesso la calce si integra nel terreno e ci consente di avere un'acidità del terreno che dovrebbe essere ottima per le nostre coltivazioni. Allora, lasciamo l'operaio a fare l'arieggiatura di questo campo e ci vediamo appena finito. Eccoci che abbiamo finito la arieggiatura. Togliamo di torno il trattore con l'arieggiatura. Vediamo il campo in che condizione è, però direi che non c'è niente di particolare, e anche il valore giustamente non è cambiato perché non abbiamo fatto niente, no? Su questo campo abbiamo semplicemente arieggiato, non c'è niente di particolare. Adesso andiamo a fare un passaggio di concime organico con una particolarità legata alla precision farming. Vedete, qui abbiamo installato una normale botte spandiliquami del gioco col suo carrello di... Ora questo spargitore di liquami ha anche la funzionalità di coltivazione, che adesso a questo punto non servirebbe neanche più, perché poi dopo tanto abbiamo anche una seminatrice che non avrebbe bisogno del coltivatore, però appunto dicevo stiamo semplificando per far vedere il gioco. Volevo farvi vedere l'attrezzo nuovo. Allora, se andiamo nel shop a comprarci la nostra botte spandiliquami, eccola qua, questa è la solita che uso sempre, su cui poi dietro attacco questo coltivatore, no? Se adesso vado a comprarla, vedete che c'è un'opzione nuova, il John Deere Manure Sensing, che può essere a no o a sì. Se è a sì, come quella che abbiamo comprato noi, che cosa fa questo sensore? A parte lo spiega. Rileva l'azoto nel concime, perché l'azoto nel concime, nei liquami degli animali non è sempre uguale. Questo sensore percepisce la quantità di azoto nel concime che sta per andare a mettere nel terreno e modula la quantità di concime in uscita in funzione di questo valore. Questo dovrebbe aiutarci a avere un aspargimento di concime omogeneo, verosimilmente, lo vediamo adesso, anche a risparmiarlo. Allora, montiamo sul nostro mezzo che è già caricato con 20.000 litri di concime, accendiamo il motore, spieghiamo. Allora, ci siamo lasciati indietro l'attrezzo, non so come mai si era staccato. Allora lo dispieghiamo, eccolo qua. Anche questo lo facciamo fare all'operaio e ci interrompiamo, però mi interessa vedere l'effetto del concime organico così nella prima fase. Allora, 3 capezzagna, va bene, facciamo fare a lui. Anche qui abbiamo in alto a sinistra sempre il solito menu che ci dice, adesso lo vediamo, man mano che rileva l'azoto ci dice quant'è il valore di azoto che va messo, quindi avremo due elementi di variabilità. Uno è quanto azoto serve nel campo in funzione della situazione preesistente, e il secondo, che invece è sulla botte che abbiamo visto adesso, che misurando l'azoto presente nel concime eroga l'azoto giusto che deve mandare in quella specifica zona di campo, perché poi chiaramente se ci spostiamo, l'ha fatto prima, immagino lo farà anche adesso, vedete abbiamo sempre 40, in realtà ne mette, però in questo caso vedete 60 in questa zona. Ok, allora lasciamo fare al nostro operaio e poi vediamo quale sarà il risultato finale. Tiriamo la botte un po' indietro per evitare faccia casino e mandiamo l'operaio. Aspettiamo che parta.
Adesso partiamo con 20.000 litri, vediamo quanto ne servirà. Perfetto, è partito e aspettiamo che termini e poi facciamo 2 conti. Eccoci che abbiamo finito anche la fase di concimazione organica con la nostra botte modificata con il sensore per misurare l'ozono. Se andiamo a vedere dovremo trovare un ozono uniforme nel campo, abbastanza uniforme per la verità. Il pH chiaramente buono, quello è generato dalla calce. Il nostro punteggio è rimasto a 57, ma aspettavo che in realtà un po' salisse. Evidentemente no. Guardiamo i consumi, mi sembra abbia consumato leggermente meno rispetto a un campo normale, sono rimasti 10.901 litri. È un consumo di 15.000 per ettaro. Di solito il consumo di liquame per ettaro è intorno ai 18, quindi abbiamo risparmiato un po' di liquame, non tantissimo, ma lo ripeto, lo dicevo all'inizio, non si fanno i big money con questa mod, e c'è giusto la soddisfazione di fare le cose fatte per bene, no? Cioè, se per fare il mio raccolto buono mi bastano 15.000 litri di liquami, perché ce ne dovrei mettere 18, ecco. Il senso alla fine della mod è questa, che poi è un progetto questo finanziato anche da una specie di Commissione europea, a quanto ho capito, proprio per insegnare i valori dell'agricoltura di precisione che aiutano a risparmiare e quindi a rispettare l'ambiente. Allora, il prossimo passo, anche questo secondo me è abbastanza interessante, è quello della semina. Adesso noi abbiamo coltivato questo terreno, abbiamo sparso anche il concime, adesso lo andiamo a seminare a frumento, insomma quello che vogliamo. Qui tra l'altro abbiamo una seminatrice che non ha senso in questo campo, questa è una seminatrice che consente di fertilizzare, ma non fertilizzeremo perché faremo un passaggio dopo, ed è anche una seminatrice che non ha bisogno della coltivazione preventiva su un campo che invece abbiamo già coltivato. Però ripeto, qui stiamo facendo delle prove appunto giusto per provare la precision farming, non tanto per far vedere bene i mezzi che dobbiamo usare per le varie fasi del terreno. Allora, qui partiamo a colza, abbiamo detto no, però colza no. Andiamo a mettere frumento. Eccolo qua. Siamo con 2.363 litri. Ce lo appuntiamo. Avviamo il lavoratore. Ecco, no, prima dell'aiutante però, un'altra novità legata alla precision farming, che sono le tram lines. Potremmo dire delle fasce di passaggio, come dire, cioè sono delle fasce che noi impostiamo per dire alla seminatrice, quindi lo facciamo adesso, dove non deve mettere semi. Perché? Perché in quella zona lì io poi passerò con i miei successivi attrezzi per fare la fertilizzazione chimica e il diserbo. E quindi è inutile passare sul del terreno coltivato, perché sarebbero semi sprecati, no? Quindi in determinate fasce non viene fatta proprio la semina, viene impedita la semina, in modo che io abbia il campo di fatto con delle corsie carreggiabili. Come si fa questa cosa? Si fa direttamente sul campo, nel senso che io all'interno del menu agricoltura di precisione, dove siamo adesso, seleziono il campo e seleziono linee tranviarie. Cosa accade qua? Qua mi dice di impostare la distanza di queste linee, cioè lui vuol sapere la tua irroratrice che passerà dopo quanto è larga, perché in funzione di quanto è larga io prendo il campo e lo divido in zone per costruire le linee di passaggio ottimali per la tua seminatrice, la tua irroratrice. Noi abbiamo un'irroratrice che è larga 27 metri, lo so già, però chiaramente qui ci possono essere varie irroratrici, tutte quelle che vogliamo, no? E qui va impostata la larghezza dell'irroratrice. Premiamo OK. A questo punto le linee tranviarie sono impostate e noi ora, avviando la semina, dovrebbero essere create in automatico. Allora, avviamo anche il menu dell'operaio, partiamo con su e giù, facciamo 3 capezzagni, OK. Diamogli il via. L'altra cosa, sempre nuova della Precision Farming rispetto al gioco base, è il dosaggio semivariabili che vedete lassù. Anche questo chiaramente è disattivabile, però che cosa fa questo sistema? In base all'azoto e in base alla tipologia di raccolto, di coltura che dobbiamo piantare, decide quanti semi vanno messi, perché ci sono alcune colture tipo il frumento, bisogna metterne tanti, altre colture tipo la colza, dobbiamo metterne pochi.
Quindi lui cosa fa? In automatico, in funzione dell'azoto e in funzione della coltura, decide quanti semi far uscire dalla macchina. Questa cosa ci consente di risparmiare semi. Di nuovo, voi direte, i semi non costano niente, che li risparmi a fare. È il discorso di prima, cioè la consapevolezza che alla fine posso ottenere lo stesso raccolto spendendo meno, consumando meno, sprecando meno. Quindi il dosaggio variabile dei semi è attivato, che è sulle seminatrici del gioco, magari da vedere e da stare un po' attenti sulle seminatrici moddate, verificare che tutto funzioni bene. Per adesso questa mod è uscita oggi, la Precision Farming, quindi è evidente che le mappe non aggiornate, i mezzi non aggiornati potrebbero avere delle difficoltà, ma questione di pochi giorni, poi tutti andrà in update. Allora, torniamo a noi, abbiamo detto l'operaio l'abbiamo impostato, sì, avviamolo. Ah, però non posso seminare frumento, giusto, perché siamo a luglio, ci siamo rinvenuti tardi, quindi semineremo colza. Semineremo... No, non possiamo seminare neanche colza perché siamo a luglio. Allora noi seminiamo colza andando ad agosto. O se no andiamo a settembre e seminiamo orzo. O frumento. Va bene, allora facciamo così. Spengiamo il motore. Ci prendiamo un attimo di pausa. Facciamo passare il tempo. Quindi ora siamo a luglio. Ci spostiamo al mese giusto e poi avviamo la semina del frumento. Eccoci arrivati a settembre, abbiamo quindi la nostra seminatrice pronta per seminare frumento. Ok, avviamo l'operaio. Le linee le tram lines non le vediamo subito adesso in fase di semina, lo vedremo soltanto dopo il primo stadio di crescita. O comunque adesso verifichiamo che cosa fa. Allora ecco, il nostro operaio sta seminando frumento. Ok, forse dovremmo passare anche il rullo, ma chiaramente non lo passeremo. Frumento in fase di crescita, azoto perfetto, valore pH perfetto. Ok, questo è dovuto alla calce che abbiamo messo prima, il pH, e l'azoto invece il passaggio di fertilizzante. Ok, allora lasciamo il nostro operaio a terminare le fasi di semina e poi ci vediamo finita quella. Eccoci che abbiamo finito l'attività di semina, siamo arrivati a 2145 semi, quindi è stato un consumo, vediamo subito, direi irrisorio. No, 370 semi. 160 semi per ettaro sono la quantità giusta di semi in realtà che dobbiamo usare. Allora spostiamo la nostra seminatrice in fondo al campo. Adesso dobbiamo lasciare... Oddio, il trattore non è adatto a questa seminatrice. Dobbiamo lasciare crescere la coltura. Vi faccio vedere un'altra cosa della Precision Farming prima di lasciare il tempo andare avanti, che sono le informazioni legate al campo. Vedete, su ogni campo, che nel frattempo ha raggiunto il punteggio di 62, grazie appunto a queste lavorazioni particolari che abbiamo fatto. Dicevo, su ogni campo io posso ottenere l'analisi economica. Questo menu qua che vedete, siamo sempre nel menu agricoltura di precisione, vedete a destra, cliccando sopra il campo possiamo vedere l'analisi economica, che mi fa vedere una serie di informazioni secondo me interessanti sulla storia di questo campo, da quando abbiamo fatto l'ultimo ripristino, perché poi vedete dal tasto ripristino si possono azzerare, diciamo così, le statistiche. Abbiamo raccolto i campioni di suolo, che ne abbiamo speso 100 euro, abbiamo applicato la calce viva per 1284 unità, che peraltro tornano, sono esattamente quelle che mi ero appuntato anch'io, che quindi costano 288 euro, e abbiamo risparmiato il 47%. Abbiamo appuntato dei liquami, abbiamo risparmiato 12%, anche se magari i liquami li produciamo internamente, no? Li compriamo, però diciamo abbiamo messo meno liquami. Abbiamo dovuto mettere più semi, vi dicevo che il frumento richiede molti semi,
la colza ne richiede meno, probabilmente in funzione del campo bisogna fare altre prove per vedere quali sono le combinazioni che ci consentono di risparmiare semi. Abbiamo speso del carburante, abbiamo speso per la manutenzione del veicolo, quindi considera anche tutti i costi, non quelli legati soltanto alla precision farming, proprio tutti i costi che ci servono. Sono anche indicati per esempio i costi dell'aiutante, no? dell'helper che abbiamo usato per tutte queste lavorazioni, che ci è costato 672 euro. E in fondo ci fa un totale, una scheda totale, dove per adesso su questo campo siamo in perdita di 168 euro, che sono i costi che abbiamo sostenuto. Non mi torna tantissimo, perché in realtà i campioni di suolo sono un costo, il carburante è un costo, l'helper ha un segno negativo. Ok, diciamo che questi vanno interpretati, perché adesso così mi sembra di non, li vedete bene sì anche voi, non mi sembrano estremamente chiari. O considera i risparmi anche, quindi mette i vari costi e poi i valori positivi invece, che sono i risparmi che abbiamo avuto, me li detrae dai costi. Questa è una cosa che andrebbe approfondita, lo farò in un video dedicato, però diciamo l'idea della scheda è interessante perché ci consente di avere sott'occhio quanto effettivamente ci sta rendendo ogni singolo campo, no? Chiaramente quando poi faremo il raccolto, che ancora non abbiamo fatto, poi adesso dobbiamo ancora dare l'erbicida, forse daremo un'altra mano di concime, quindi in realtà ci sarà da vedere, però quando faremo poi il raccolto avremo anche un profitto chiaramente importante e lì dovremo vedere quanto va in positivo, no? Allora spostiamoci, quindi adesso abbiamo fatto la nostra semina, dobbiamo aspettare che cresca e ci spostiamo quindi al mese successivo. Ecco, adesso raggiunto, siamo arrivati a ottobre, quindi è passato un mese, quindi è partito il primo stadio di crescita del nostro frumento. Vedete che si sono create all'interno del campo queste linee che sono esattamente calcolate sui 27 metri che abbiamo dato come impostazione nelle tram lines, che sono le zone di passaggio dove andranno appunto a passare il nostro fertilizzante liquido e il nostro erbicida, in modo da non distruggere la coltura. Adesso questo lo vediamo dopo, quando poi andremo. Adesso lasciamo passare ancora del tempo, arriviamo a primavera e prima di fare i vari raccolti vediamo se è necessario un passaggio di fertilizzazione, comunque lo proviamo, oppure no. Nel frattempo l'erba crescerà, ma è quello che vogliamo, perché almeno poi proviamo anche la fase di diserbo. Ok, allora facciamo passare altro tempo. Eccoci, siamo arrivati a marzo, quindi siamo già in una fase mediana della crescita del nostro frumento. Vedete c'è dell'erbaccia che però toglierò più avanti con l'erbicida. Adesso è comunque troppo tardi per toglierla con mezzi meccanici. Stavo guardando, girando per il campo, l'azoto che vedete lì in basso a destra. Il valore pH è perfetto, ma comunque su quello non potremo fare niente perché viene inciso solo dalla calce. L'azoto però è molto verde e molto buono. Quindi in realtà verrebbe da dire non serve un'altra passata di fertilizzante, no? Perché se l'azoto è buono, il fertilizzante appunto incrementa la dose di azoto in modo che la coltura cresca più rigogliosa, però non dovrebbe servire. Noi però la faremo lo stesso perché se guardi i dati del campo 30, vedete che il potenziale di rendimento previsto è 89%, quindi per me è un po' basso. Bisogna trovare il modo di alzarla, no? Questo potenziale di rendimento. Noi alla fine abbiamo fatto più o meno tutto, abbiamo areggiato, abbiamo dato la calce, abbiamo dato una concimazione, non abbiamo fatto la trinciatura, non abbiamo messo il rafano, non abbiamo passato il rullo, però tutte cose che dovrebbero incidere poco nella resa. Abbiamo una resa in questo momento un po' bassina, quindi per vedere che succede, però a regola non andrebbe fatto, facciamo un passaggio di fertilizzante. Abbiamo già la macchina pronta con il fertilizzante liquido e subito dietro l'erbicida, che invece è la cosa più interessante. Anche le macchine di fertilizzante hanno però delle strumentazioni che sono interessanti perché
consentono, sempre se tramite i soliti sensori che vediamo se andiamo a comprare un'irroratrice qualunque. Allora, irroratrici, scusate, sono stanco. Eccole qua. Se io vado a comprare un'irroratrice, vedete che ho a sinistra questo PTX Trimble with Seeker 2 che può essere no o sì, ha anche un costo e una larghezza di impulso. La larghezza di impulso fa in modo che in funzione della velocità della pendenza, come dice anche il sistema qua a destra, vedete, io vado ad erogare una quota più o meno alta di fertilizzante, questo mi aiuta a ottimizzare. Il Weed Seeker invece riconosce, serve più che altro per il diserbo, per cui se riconosce l'erbaccia spara. In questo caso a noi non serve, questa peraltro è di 27 metri. Ecco, qui invece su quest'altra irroratrice c'è, che usiamo per dare il fertilizzante liquido, c'è l'Isaria Pro Compact. Cosa fa questa? Che costa 14.500. Questa calcola sulla base del sistema l'azoto che c'è nelle colture, che sono sotto di lei man mano che passa con gli ugelli, e attiva l'ugello se c'è bisogno di mettere azoto, altrimenti non lo fa. Poi ci sono sempre i soliti moduli che invece servono per la localizzazione dell'erbicida, che ho montato sull'altro mezzo. Quindi se noi adesso andiamo col nostro mezzo a fare fertilizzazione, dovremmo seguire le trimline, che tra l'altro vedete qua non sono venute perfettissime, perché inizio campo sì, però poi vedete avanti ha lasciato un'intera striscia, non dovrebbe far così, non dovrebbe lasciare questo spazio, dovrebbe lasciare una cosa tipo questa, dove io ho un passaggio solo per le ruote, invece mi ha lasciato un passaggio molto più ampio, un errore del sistema, quindi io dispiego la mia irroratrice riempita di fertilizzante, vediamo anche qui nota di quanto ne usa, siamo a 6.420 in bot. Eccoci. Allora adesso l'operaio riconosce, vedete cosa è successo? Che il campo è talmente stretto che lui deve fare 2 passate, quindi fa prima la capezzagna e poi c'è quella linea arancione che è un'altra passata e lui ha creato le train line anche su quell'altra passata, per quello probabilmente abbiamo uno spazio per le tramline così brutte all'interno del campo, perché il campo è troppo stretto per gestire le capezzaglie. E ok, va bene, comunque adesso noi questo ci interessa relativamente, confermiamo l'operaio, mandiamo l'operaio e l'operaio dovrebbe seguire, ora parte dal su e giù forse, sì, forse sì, dovrebbe seguire le tram lines e adesso sta sparando il fertilizzante, chiaramente in modo pensato per l'azoto, quindi a regola qui, visto che abbiamo visto prima l'azoto è molto buono, il fertilizzante che lui aggiunge dovrebbe essere molto poco. Vediamo adesso, ecco, adesso ha finito il su e giù, adesso parte con la capezzagna che però di fatto è la stessa linea. Vi tengo un attimo qui per vedere come lavora. Vedete, qui non sta sparando perché essendoci già passato prima, stiamo praticamente ripartendo sullo stesso percorso, anche se questa è la capezzagna, quella di prima non lo era, lui riconosce che c'è già azoto nelle piante e non glielo ridà. Adesso invece vedrete che a destra spara e a sinistra no, o almeno io mi aspetterei così. E invece no, spara un po' anche a sinistra. Ora qui a destra non ha sparato perché ora andrà indietro e farà tutto, infatti. Ora anche qui dovrebbe sparare più a destra che a sinistra, vediamo. Ecco, vedete che a sinistra ha smesso di sparare azoto, fertilizzante, perché riconosce che c'è già e lo spara soltanto a destra. E questo ci fa risparmiare fertilizzante, banalmente. Quindi un po' lo risparmiamo perché il fertilizzante era già alto nel campo e un po' anche perché evita quello che invece accadrebbe in un campo normale,
sparare da tutti gli ugelli indipendentemente. Poi ricordatevi, anche senza precision farming si può impostare la larghezza di lavoro delle irroratrici, ci sono dei tasti che consentono di dire su quanto vogliamo stare larghi, possiamo anche restringere quel campo in modo da fare zone più piccole, però così è tutto automatizzato e anche tutto più ottimizzato. Allora, usciamo dalla nostra fertilizzante, abbiamo 6.399, praticamente non abbiamo consumato niente, sono 35 punti per ettaro, 35 litri per ettaro, quindi nulla. Vediamo se ha migliorato la resa del campo, però direi a questo punto di no. Infatti la resa non è cambiata perché l'azoto era già buono prima, quindi questa seconda passata di fertilizzante era inutile, non è migliorato né il potenziale di rendimento né il valore del campo, che è rimasto il valore del campo a 62. Quello, ripeto, è il punteggio, non lo so come dire, no, non si può dire biologico, insomma il punteggio di sostenibilità, il punteggio naturale, no, non so. Allora riportiamo la nostra irroratrice col fertilizzante in fondo al campo, farei passare ancora qualche mese per dar tempo alle erbacce di crescere, per poi fare l'ultima fase prima del raccolto, che è il diserbo. Allora aspettiamo un altro po'. Allora eccoci arrivati a giugno, nel mezzo di una bella grandinata, aspettiamo che passi, nel frattempo diamo un'occhiata al nostro campo. Che non è questo qua. Il prossimo mese saremo pronti per il raccolto. Vedete, le tram lines sono rimaste con questa particolarità che abbiamo visto prima. Qua invece c'è la tram line corretta. Ora ci passeremo col diserbo. Così per motivi estetici aspetterei, dovrebbe smettere di piovere alle 2, aspettiamo fino alle 2. Ok, ha smesso di piovere un po' prima, prendiamo quindi la nostra irroratrice con l'erbicida, dove avete visto abbiamo già montato quel sensore di John Deere che guardavamo prima, lo riguardiamo se qualcuno è saltato qui dal capitolo, sulle irroratrici tipo questa. È possibile installare l'Isaria Pro Compact per la quantità di azoto che si usa in fase di fertilizzazione liquida, oppure questo PTX Trimble Weed Seeker appunto ricerca di erbacce. Che cosa fa? Attiva l'ugello soltanto se il radar rileva l'erbaccia. In questo modo non spara erbicida se l'erbaccia non c'è. Andiamo a vedere come funziona. Allora, ci posizioniamo su una tram lines. Tram lines, ripeto, guardatevi il capitolo nel caso, si impostano direttamente sul campo e si indica quanto è larga l'area di lavoro della nostra irroratrice, in modo che lui organizzi delle tram lines perfette per farci passare le ruote della nostra irroratrice, che poi comunque avrebbe ruote sottili, ma va bene. Allora la dispieghiamo, attiviamo l'aiutante anche qua. Ecco, qui abbiamo appunto lo stesso problema, con i 27 metri è troppo stretto il campo e quindi passa 2 volte nella stessa zona sostanzialmente. Noi adesso lo mandiamo, farà lo stesso giro di prima su giù poi capezzaglie. Mandiamo l'helper, siamo a 6569 come erbicida di partenza. Scusate, ho sbagliato. Ecco, vedete, man mano che va, vediamo di avvicinarci un po', vedete che lo sprazzo di erbicida è intermittente. E adesso qua a destra c'è un'erba, viene sprazzata e viene mandata via. Infatti non è più colorata, ma è morta, è nera. Vediamo se ne troviamo un'altra. Ecco, lì a destra, vedete, c'è un'erba rosa e quando passiamo noi diventa nera perché è arrivato sopra l'erbicida e l'ha seccata.
Adesso sta finendo il giro e si sta comportando esattamente come il fertilizzante, prende le tramlines, vedete in questa zona bassa del campo in realtà non le aveva fatte, le ha fatte soltanto nella parte alta, ma insomma diciamo il concetto è più o meno quello giusto. E anche le ruote non sono perfettamente allineate sulla tramlines, vedete sono leggermente fuori. Chiaro che se invece lo facciamo in manuale, cioè se guidiamo noi, diventa molto semplice seguire queste linee. Ok, aspettiamo che termini, tanto ormai ha finito, eccolo qua, ha fatto 6551. Quindi questo giochino ci ha costato veramente pochissimo erbicida, soltanto 30 unità rapportate all'ettaro. Ne abbiamo messe poco più di 16. E questo dovrebbe avere, guardiamo subito, migliorato la resa del campo perché ha tolto le erbacce di torno. Vediamo se è effettivamente così. Allora, la resa del campo in realtà, quel potenziale rendimento è rimasto a 89. Questo è un po' strano. È aumentato molto invece il valore del campo, che prima era 62, adesso è 77, quindi questa sorta di punteggio di qualità della lavorazione agricola è cresciuto e se riusciamo a farlo su tutti i campi farà crescere il valore complessivo della fattoria e quando andremo a vendere i nostri raccolti verremo pagati di più rispetto al valore e al prezzo di mercato. Allora, volevo vedere un'altra cosa, perché infatti vedete il rendimento previsto qua in basso, allora, qui nella zona centrale è intorno al 100%, rendimento previsto, potenziale di rendimento, però c'è questa zona, quindi non è l'89, è un po' più alto, però c'è questa zona qua a destra dove invece il rendimento è del 78, forse bisogna riprovare poi a far prove su un campo veramente completamente pulito, poi magari montiamo anche il rafano, facciamo tutto il giro, questo poi lo verificheremo. Allora, ultimo passaggio da fare è il raccolto e quindi andare a vedere finalmente i frutti del nostro lavoro, quanto hanno reso. Aspettiamo il mese prossimo. Ed eccoci arrivati a luglio, il nostro grano ormai è pronto per la raccolta, non è cambiato niente nei valori, infatti sempre 89,77. Adesso appunto andiamo a trebbiare e vediamo quanto raccolto portiamo a casa. Eccoci arrivati in fondo al nostro cammino, abbiamo effettuato il raccolto, abbiamo tirato su 4.610 litri di frumento, che effettivamente è poco perché fa circa un 8.000 l'ettaro, il frumento dovrebbe fare un po' di più. Per un po' di più intendo il doppio una volta che è massimizzato il percorso, quindi doppio fertilizzante, calceviva, aratura via erbacce, eccetera. Quindi questa è una cosa che va effettivamente approfondita, come vi dicevo all'inizio non è automatico fare di più e fare meglio con la precision farming, però può essere sicuramente divertente capire queste meccaniche, studiarle, vedere di trarre il massimo del profitto. Anche la scheda, ecco, vedete che il punteggio del campo è arrivato a 99 e questo effettivamente è giusto perché abbiamo fatto tutti i passaggi che ci dice di fare, quindi abbiamo l'azoto giusto, il pH giusto, abbiamo usato i sensori, abbiamo fatto tutte le cose, non abbiamo arato, abbiamo fatto tutte le cose che dovevamo fare, quindi il punteggio è molto alto. Vedete che il punteggio ambientale della fattoria lì in basso a sinistra è arrivato a 55. Chiaramente il punteggio è pesato sulle dimensioni dei campi, noi abbiamo campi molto grandi e anche tanti campi che sono intorno a 50 e poi abbiamo due campi, questo a 99 e questo a 96 che invece tirano sulla media, però chiaramente non tantissimo nel conteggio degli ettari. Adesso la cosa da fare è andare a vendere il raccolto, però nella scheda economica, nell'analisi economica, vedete il raccolto è già riportato, i nostri 4.610 di frumento sono già messi dentro, vengono calcolati a un certo prezzo, 2,357. E stavo controllando, 2,357 è esattamente il valore di mercato che c'è adesso nel frumento a 511. In realtà se noi lo teniamo nel silo se lo possiamo andare a vendere a 7,21 e il valore, quindi torniamo sulla scheda economica, il valore di questa analisi economica cambia significativamente perché invece che 2,3 potremmo anche arrivare a 3.500-4.000 euro di ricavo.
solo che qui mi fa vedere il valore in euro del raccolto nel momento in cui ho fatto il raccolto, senza peraltro neanche i bonus di qualità che dovrebbero essere intorno al 2, 3, 4% in questa situazione. Peraltro qui c'è sempre questo tema della scheda che è di difficile interpretazione, perché vedete i costi totali a 315 euro non so cosa siano, perché i costi sopra sono molto più alti e c'è quel segno negativo sull'aiutante IA, che però sono comunque costi, esattamente come la manutenzione del veicolo, no? E quindi va un po' compresa, diciamo così, questa scheda, o forse va messa a posto in un prossimo aggiornamento di Giants. Però poco male. Il senso del nostro video alla fine era questo: presentare tutti i vari passaggi legati alla precision farming, tutte le cose che ci sono, le potenzialità a livello di mezzi. Magari ho dimenticato qualcosa, lo vedremo in un prossimo video, qualcuno lo segnalerà nei commenti. Però questo è il modo di giocare Farming Simulator con la precision farming attiva. Spero che tutto questo sia stato di vostro interesse. Ricordo i capitoli, se volete tornare indietro per rivedere soltanto una specifica parte senza sorbirvi tutta la lunghezza del video, lo potete fare. Lasciatemi nei commenti vostre considerazioni su questo MOP, su questo DLC gratuito che, ricordiamo, è uscito oggi 8 maggio per tutte le piattaforme, e noi ci salutiamo e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti e grazie per essere arrivati fin qua.